Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi vediamo come fare le sfumature. La sfumatura ci permette di accostare due toni simili o differenti. In questo caso vedremo la sfumatura con due toni dell'incarnato, anche perché la maggior parte di voi mi segue per il ritratto e sono molto contento di questo. Andremo a vedere come quindi accostare due toni, uno un po' più giallo e uno un po' più rosso, simulando come se fosse una guancia. Naturalmente non aveva senso fare una sfumatura tra due toni completamente diversi, tra giallo e terra di siena, anche perché una sfumatura che funziona va accompagnata e non così direttamente. Però nel video vi spiegherò meglio, perciò basta con le chiacchiere, prendiamo il nostro sketchbook e via con il video. Ho preparato 3 zone in cui farò vedere la sfumatura tra due toni. Andremo a fare quelli dell'incarnato perché penso che per la maggior parte interessi più fare la sfumatura nell'incarnato in un volto in 3 modalità differenti. Come sempre però vado a dare un po' di olio sul foglio per rendere più fluida la pennellata. Mi trovo già con la tavolozza preparata perché comunque ho fatto un video sul ritratto e come dipingere in maniera più espressiva, anche perché la sfumatura è ciò che distingue un dipinto figurativo, realistico, cioè sfumato, a uno più espressivo. Quindi andrò a fare una sfumatura tra due incarnati, uno più giallo e uno più rosso, simulando ciò che accade tra la luce e l'ombra. Quindi questa parte andrò a mettere questo rosa, qui andrò a mettere questo. Mi avvicino. Per sfumare possiamo utilizzare sia questo pennello che è uno sfumino, o pennelli comunque in setola morbidi, anzi preferisco più questo, dalla punta rotonda. Per la grandezza forse ci conviene utilizzare questo, ma potremmo anche utilizzare quest'altro pennello. Allora, che cosa succede? Che quando noi andiamo a sfumare e ci troviamo una situazione del genere, dobbiamo avvicinare un tono con l'altro, fare questa specie di zig zag e poi andare nel senso opposto, perpendicolare, per creare una sfumatura. Questa è la più semplice, il modo più semplice, però cosa succede? Che prendendo il colore sia da una parte che dall'altra, questa zona diventa trasparente, anche perché andiamo ad impoverire i colori che sono qui a fianco. Per questo se abbiamo fatto un disegno troppo calcato come disegno di preparatorio sul nostro dipinto, può succedere che così il disegno rimanga evidente, che il disegno si veda. Con questo pennello adesso, sempre in una direzione e poi nell'altra, abbiamo la fortuna di lavorare su una superficie bianca e quindi non si vede più di tanto. Però se fosse stata una superficie grigia si sarebbe visto, o se ci fosse stato un disegno si sarebbe visto. Perciò un modo migliore per fare una sfumatura è quella di lavorare come se fossimo, tra virgolette, grafici, e quindi calcoliamo ogni tono intermedio. Quindi invece di fare questo direttamente sul foglio, lo facciamo sulla tavolozza. Quindi già utilizzare un pennello morbido mentre facciamo questa operazione aiuta a sfumare, cioè qui e qui ci sono già fusi come toni. Che cosa accade facendo così? Che cosa succede quando facciamo questa operazione? Che utilizziamo più colore, quindi naturalmente sarà più coprente la sfumatura. E adesso, senza ritornare con il pennello piccolo, anche con uno sfumino più grande, prima in un senso, poi verso l'altro senso, quindi sempre in modo perpendicolare, andiamo a sfumare e abbiamo un passaggio delicato tra un tono e l'altro.
Infine l'ultimo, il terzo è con la terra di Siena. E perché ho messo la terra di Siena? Perché per una sfumatura che comunque, anche se utilizziamo qui il bianco di titanio, il giallo cadmio, il rosso cadmio, quindi colori coprenti, sarà un po' trasparente. Ma se noi andiamo a dare prima una base di un tono simile a cioè faremo la pelle, quindi faremo la sfumatura della pelle, qui do la terra di Siena, do un giallo ocra, per avvicinare già dal supporto al colore, per creare un tramite tra il supporto e il colore. Infatti vedrete adesso come sarà più caldo, più coprente e avrà un risultato migliore. Io preferisco la seconda modalità per fare una sfumatura perché comunque viene già più coprente, però vedrete come qui avrà un impatto differente. Il fatto che abbia delle striature ci fa capire quanto il colore sia trasparente. Uscirà anche un video su come dipingere in maniera più espressiva. Quindi andiamo a ricercare sulla nostra tavolozza il tono che è la risultante, la somma tra i due. Andiamo ad aggiungere, andiamo a cercare sempre gli intermedi. Quindi è come se andassimo ogni volta a smaterializzare. 1, 2, 3, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. E così via. Posizionati i colori come prima, con lo sfumino andiamo nel verso opposto alla pennellata e poi in modo perpendicolare. È normale che poi la sfumatura porterà il colore ad essere più trasparente, per questo ho adesso, diciamo così, questo è il caso di un incarnato e una guancia, andiamo a dare dei punti di luce, sempre con il pennello per sfumare, lavoro solo su una zona. Mi raccomando questi pennelli di utilizzarli sempre asciutti o se sono sporchi, quindi dobbiamo pulire nel nostro solvente, di asciugarli per bene, perché sennò rischia di tirare e creare delle strisce, perché essendo pennelli, questo qua è un pelo di bue originale, trattiene molto il liquido e quindi se non è asciutto per bene può andare a sporcare il colore. Naturalmente esistono altre modalità di sfumatura. Se noi abbiamo un corpo, abbiamo una grande superficie e dobbiamo sfumare più punti, potremmo utilizzare uno sfumino, che questo è un pennello in pelo di tasso, un 8, e quindi prima andare in diagonale, così praticamente il pennello si apre, quindi muovendo il pennello in tutte le direzioni, prima in diagonale, poi in orizzontale, in verticale, il colore si sfuma. E questo era come fare le sfumature. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia stato d'aiuto. Se sì, ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione. Uscirà anche un video su come dipingere in maniera più espressiva e quindi costruire le masse di un viso, di un soggetto, soltanto con le pennellate. Ti chiedo di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che sto cercando di costruire. Grazie se hai visto tutto il video, arrivederci.